Siamo qui con Carlo Bortolini, Human Coach di Develop. Ciao Carlo, come stai? Ciao Saveria, molto bene. Tu? Bene, bene, bene. Senti, ma per chi se lo stesse chiedendo, cos'è lo Human Coach? Cosa fa? Cosa fai all'interno di Develop in questo caso? Lo Human Coach è una figura che si prende cura delle persone all'interno di un'organizzazione. E nel caso specifico di Develop, non solo delle persone che fanno parte dell'organizzazione, bensì anche degli studenti che Develop ha. Develop è una scuola, è un bootcamp intensivo dove si impara a programmare e abbiamo deciso qualche mese fa, 8 mesi fa, di introdurre una figura come la mia per prendersi cura della crescita anche umana, quindi a livello di soft skill degli studenti. Senti, e quindi quali sono i vantaggi di un'impresa nell'avere una figura come la tua, la figura dello Human Coach? Perché comunque non è una figura molto popolare alla fine. Correggimi se sbaglio, ovviamente. Allora, ad oggi non è popolarissima, nel senso che è una figura che sta pian piano entrando a far parte sempre più delle realtà organizzative di molte aziende. In un futuro, secondo me, ci saranno sempre più human coach nelle organizzazioni, perché ha un vantaggio anche proprio a livello della qualità di ciò che si fa, di come lo si fa e proprio anche, passami il termine, della performance stessa dell'organizzazione. Ma io ti volevo chiedere, qual è la caratteristica o le caratteristiche che hai riscontrato nei nostri studenti, quindi in queste persone, in questi ragazzi e in queste ragazze che sognano di diventare sviluppatori? La voglia di mettersi in discussione, la voglia di darsi un'opportunità e la voglia di farlo veramente. Per esempio c'è magari il ragazzo un po' più giovane che già sente o sa o pensa di voler fare il programmatore, per cui entra dentro e dice: "Il programmatore è la mia strada, non ho dubbi, vado al 100%, corso intensivo, molte magno", nel senso che comunque ci mette dentro tutto quello che ha e riesce poi a portare a termine il percorso. C'è poi una categoria, ci sono coloro che, magari non hanno la certezza viceversa di fare i programmatori, ma, sanno che da qualche parte devono cominciare e quindi si approcciano a un corso, magari cominciano a fare un corso di, da web developer per diventare web developer, ma magari sono interessati magari a un aspetto più legato al design, però sentono che devono anche saperne della parte strutturale per riuscire a implementare le 2 cose. Poi c'è un'altra categoria, è un po' di coloro che sono rimasti un po' delusi da differenti, professioni che hanno provato, magari hanno avuto esperienza in ambiti, i più diciamo disparati possibili. C'è chi ha lavorato in gastronomia, c'è magari chi ha lavorato nel marketing, c'è chi di tutto e di più. E magari hanno avuto anche delle esperienze poco piacevoli, delle quali comunque non sono particolarmente, soddisfatti o orgogliosi del loro passato e si vogliono proprio e vedono Develop un po' come lo definiscono spesso una rivalsa. E invece a te come persona, come Human Coach, qual è la cosa che più ti ha sorpreso di questi ragazzi, di questi studenti? È bello ed è grande fonte di ispirazione per me vedere delle persone che intraprendono questo percorso, vedere lo spirito che ci mettono e vedere anche, in particolare nella parte che mi concerne, perché nella parte dove li vedo, io, che è la parte relativa all'aprirsi relativamente alle proprie emozioni, rapportarsi anche con questa dimensione qui, che molti di loro non s'aspettano di trovare. Perché molti di loro entrano nel percorso di develop aspettandosi un bootcamp intensivo, ma gran parte di loro non sanno o comunque non sono perfettamente consapevoli che ci sia anche un percorso di questo genere. Molto spesso si pensa, ed effettivamente è la verità, che la figura dello sviluppatore è una figura molto pratica, è un lavoro molto pratico, molto Mh-mh. tecnico. Ti Mh-mh. volevo chiedere, secondo te invece ci sono delle soft skill che anche loro comunque dovrebbero avere o riuscire a sviluppare, secondo te? L'efficacia stessa del programmatore non è un qualcosa che dipende in maniera esclusiva dalla sua capacità di interagire con la tastiera, col computer, col processore, col software e così via. Quella ovviamente indubbiamente ci deve essere, perché se vuoi essere un programmatore, quella è la base. Però l'efficacia per diciamo amplificare questa efficacia, tu devi interagire con gli altri. Però quando devi creare è importante che tu prenda il tuo lavoro e lo condivida con altre persone. È importante che tu chieda agli altri aiuto di dove tu non ce la fai. È importante che tu chieda agli altri dove puoi essere d'aiuto.
Perché la questione, come dicevo prima, è semplice. Lavorare da solo, come c'è quel famoso detto africano, no? Chi va da solo, se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vacci insieme agli altri. E grazie a tutti.